Come potete immaginare, questo corridoio in 10 anni ce lo siamo fatto su e giù diverse volte, ma ne è valsa la pena perché questo ci ha permesso di riuscire ad avere a che fare con i veri piloti, gli ingegneri di pista, le case costruttrici. C'è stata veramente una sinergia che ha portato a dei risultati che possiamo definire soddisfacenti, direi. Vabbè, direi. E questa è la porta del nostro vecchio ufficio. E questi invece sono i nostri nuovi uffici. Non siamo così distanti dall'autodromo, ma il rumore che si sente è solo virtuale. Fantastico! Francesca e Romana, glielo mostriamo? Certo, seguitemi. Prego. Questa è la sala meeting. Qui organizziamo brainstorming, teniamo riunioni e prendiamo accordi con i brand. Superata questa fase vengono coinvolti i car manufacturer affinché ci inviino i dati tecnici che verranno poi elaborati nella sala sviluppo. Nella sala R&D invece ci occupiamo di analizzare ed elaborare i dati dei car manufacturer affinché possiamo rendere quanto più possibile realistica un'autovettura. La modellazione della fisica dell'auto comincia dall'ottenimento di tutti questi dati che ci vengono forniti dai costruttori. Come lo testiamo? Andiamo a vedere innanzitutto dei confronti con le telemetrie prese da giri reali in circuito, prendiamo feedback dai piloti e confrontiamo anche con video on board. Andiamo a simulare tutti gli aspetti dell'autovettura, dalla geometria delle sospensioni, alle caratteristiche del motore, alle mappe aerodinamiche. All'interno della fisica del veicolo, qual è la parte più complicata da simulare? Allora, a livello di complicatezza, secondo me sono le gomme, ma a livello di calcolo il 50% della potenza viene sfruttata dalle sospensioni. Una volta che il modello viene validato dal punto di vista matematico, partiamo con la fase di testing che viene realizzata nell'altra stanza. Questa è la sala simulatori. Qui testiamo i diversi hardware, le varie periferiche come volanti e pedaliere e la modalità multiplayer. Una curiosità, il sound del motore come viene riprodotto? Il processo prevede diverse fasi. Nella prima fase catturiamo i suoni dell'autovettura posizionando microfoni all'interno e all'esterno. Nella seconda parte del processo ogni singola traccia viene ripulita da eventuali disturbi ambientali. E poi per completare l'immersività c'è tutta la tecnologia VR. Volete dargli un'occhiata nel vero senso della parola? Allora, che te ne pare? Proprio sembra essere in macchina, ma è pazzesco. E non a caso utilizziamo anche un sistema motion perché non solo aumenta ancora di più l'immersività, ma riduce quel lag che il cervello prova tra quello che vede e quello che sentirebbe su una postazione completamente statica. Ho molto più la percezione della profondità. Assolutamente, perché è anche tridimensionale e quindi anche nelle staccate, nell'impostazione delle curve aiuta molto. In realtà io arrivando dal reale sto ritrovando le sensazioni che ho in macchina, effettivamente. E allora ragazzi, che ve ne pare? Tanta roba, davvero sorprendente. E guarda un po', c'è anche un simulatore libero. È tutto tuo, Manu.